Ragazzacci, buongiorno. Allora, oggi a grande richiesta continuiamo a usare i rasoi Carve. C'è una scimmia potente, una forza scimmiosa potente nel gruppo che vuole vedere i Carve in azione. Allora, come vedete in bronzo io ho due modelli di Carve. Questo con la testa più lunga, la testina più lunga che copre tutta la lametta, e la testina invece più corta, vedete, che come nel caso dell'alluminio fa fuoriuscire l'aletta della lametta. Allora, oggi, questo ce l'ho ora con manico di alluminio, oggi usiamo con una barba cortissima appena di un giorno la piastra A. Piastra A che sicuramente è stata studiata, pensata per barbe giornaliere, per chi si rade tutti i giorni. Per questo usiamola con barba di un giorno. Poi facciamo crescere un po' la barba e magari proviamo la B. Questa vi ricordo che è esposizione negativa, va bene? Che vuol dire che la lametta, tirando una linea immaginaria fra il cap e la barra, la lametta rimane più dentro, non si deve sentire. Allora, per aiutarla un po' utilizzeremo queste Iridium. Ho messo diritto all'incontrario, Vizzametti Iridium. Però prima di montare la lametta, come ho bisogno di un po' di tempo dopo, vi voglio far vedere una cosa. Non sto scoprendo l'acqua calda, però vabbè, magari chi sta iniziando alle prime armi e si trova con questo problema, chissà che lo può aiutare quello che andiamo a fare a continuazione. Fatemi prendere il solito pennellino. Oggi andiamo con Goodfellas. Vai oggi. Lo facciamo un pochino scaldare, sintetico tanto. Allora, prendiamo la ciotola, che non ho riempito di acqua, l'avevo messa solo a scaldare dentro l'acqua. Fatemela riempire. E oggi andiamo a usare questo sapone. Questo sapone io l'ho comprato in Amazon America. Lo trovo, meno male che l'ho comprato con lo sconto. È un sapone fatto in Canada, pepe grattato, macinato e mandarino, la profumazione. Vi metto anche l'inci, spero che, fatemi vedere se riesco a accendere la camera, così vedo se lo inquadra, se lo infuoca. È un vegetale, va bene? Loro si vantano di essere una azienda, una fattoria, una farmer, che fanno prodotti, diciamo, relativamente naturali. Però questo sapone ha un gran problema. Qual è il gran problema? A parte la profumazione, che sì, un pochino sa di mandarino, insomma, non è che mi entusiasmi tanto, però guardate cosa succede con il sapone. Allora, prendiamo una dose di sapone, la mettiamo in ciotola, è una crema morbidissima che mi ricorda queste creme che si usano senza il pennello, però questa dice di usare con il pennello, nelle istruzioni, che non è una brushless. Allora, monto la schiuma, o ci provo a montarla. Allora, montata la profumazione un pochino migliora, si sente un pochino di più il mandarino, onestamente. Però insomma, ragazzi, come profumazione non ci siamo, Io non ve li consiglio questi saponi, scusate, mi dispiace. Non so, ne fanno diversi, non so se gli altri sono altre formule, sono migliori. Allora, vedete che, fatemi andare un pochino più sotto alla videocamera, un po' di schiuma, il sapone l'ha fatta, mi bagno un po' la faccio, però guardate cosa succede ora, il sapone vedete che quando passo col pennello il sapone praticamente sparisce. È sapone fantasmale, guardate il lavoro.
il sapone sparisce. Allora, che si fa in questi casi? Allora, opzione 1, si butta via il sapone. In alcuni casi si può usare magari in doccia il sapone perché magari è una saponetta dura. Molte volte questo lavoro qua lo fanno i saponi duri, questi artigianali, e fanno una schiuma così, vedete che sparisce, non ci si può fare la barba, ragazzi, non vale la pena. Però in questo caso magari una crema molto morbida, come lo usi in doccia, è un casino. Che si può fare in questo caso? Immaginiamoci che la profumazione del sapone sia valida e ci dispiace buttarlo via, perché magari abbiamo anche l'after e ci piacerebbe usare questa profumazione. Allora, che si può fare? Si può prendere un sapone magari in odore, come questo qua, questo è un scented, questo è un vegetale, no scusate, questo è tallowato, questo è tallowato. Si prende un pezzettino di sapone tallowato, un pezzettino di sapone senza odore, ne basta abbastanza poco perché tanto poi lo mischiamo con l'altro sapone, lo sciolgo in ciotola. Guardate, intanto questo è praticamente sparito, quello che mi ero messo in faccia. Si scioglie in ciotola, questo non ha nessun odore. Questo è parecchio duro da sciogliere. Chiudiamolo, prendiamo un'altra poina di Vestovie, e montiamo i due saponi. La profumazione naturalmente rimane quella del sapone profumato, però ora abbiamo la parte saponosa valida dell'altro sapone, che viene un pochino rafforzato anche da questo qua, che anche se faceva una schiuma schifosa, però un pochino aiuta. Guardate, va, che sapone è venuto fuori. Sembra pasta professionale, quella per riparare le pareti, va. Per chi ama i famosi saponi protettivi, questo è proprio protettivo, questo non ce la fa la lametta arrivare alla pelle. Tanta roba, Però è la forma di salvare magari una profumazione che è molto valida e il sapone non lo è. Vedete che ora non smonta. Approfittiamo per montare la lametta.
sul calve piastra. Questo è quello, vedete, la lametta rimane dentro ai bordi della testa. Un pochino di olio ci avevo messo per non farlo ossidare, perché questo, ragazzi, dopo che lo usate, se lo lasciate così diventa tutto nero. Ci avevo messo un pochino di olio, infatti ha durato un po' di più, non si è ossidato tanto. Il manico sì, però la testa vedete che è rimasta abbastanza lucida. Allora vedete che il sapone non smonta più, okay? Sicché, come vi ho detto, ho scoperto l'acqua calda, però se non ci avevate pensato, magari conviene tenere un sapone anche senza odore o con poco odore, e si può recuperare saponi che magari hanno buone profumazioni però scarse prestazioni. Anzi, il sapone va che è uno spettacolo. Allora, piastra, ragazzi, A delicatissima. Vedete che con un sapone così grosso ha addirittura difiottato anche il sapone. Sicuramente le Elizabeth, essendo dopo le CAI le lamette più larghe, se avete visto il mio video, le Elizabeth sono 23 mm esatti, le CAI sono 23 mm, non ricordo se 1 o 2 decimi, tutte le altre lamette invece stanno sotto 23 mm, sicché aiuta un po' al rasoio avere un pochino più di esposizione alla lametta. Sicuramente questo rasoio con le Elizabeth o con le CAI ci guadagna moltissimo rispetto a usarlo con altre lamette. È un po' come il Masamune o il Federa SD2 usato con le CAI, sono rasoi che ci guadagnano in prestazioni. Allora, il rasoio, ragazzi, è delicatissimo. Sicuramente un giornaliero, magari senza tante pretese di super BBS. Allora, la pelle è scivolosissima perché il sapone veramente è diventato una bomba. Devo asciugarmi le mani. È diventato una bomba il sapone così mischiato. Guardate che sapone è venuto fuori, Mamma mia. Ora, non è il caso di questo, perché questa nemmeno la profumazione è valida, però se fosse una profumazione valida varrebbe la pena sicuramente salvarlo, e così vedete che si salva. E come se si salva? Scivoloso da morire, ragazzi, non riesco con le mani, se non me le asciugo, non me le sciacquo, a tenere il rasoio e il pennello in mano. Ragazzi, non ci crederete, ma è uno dei saponi più scivolosi che ho provato nella mia vita. È venuto fuori una favola. E così si è scoperta l'acqua calda.
Allora, il rasoio va tenuto con un angolo preciso che è dove rende meglio, perché come ha esposizione neutra, se usato con l'angolo sbagliato non taglia una ceppa. Però se lo prendete con l'angolo giusto taglia e come. Ecco, qui mi sono fatto un repollo, ho sentito. Ora viene fuori. Qui nella bazza veramente un pochino di difficoltà, sono passato 1000 volte, però sono riuscito ad arrivare liscio. Qua sotto ancora manca qualcosa, le branchie sono abbastanza scarso. Insaponiamoci. Diamo un altro colpettino che mi garba questo sapone ora. Ma il sapone che uso. Pasta professionale per tappare le pareti. Facciamo un po' di contrapelo e poi facciamo due considerazioni. Strano, non è venuto fuori il red point, ho sentito una grattata. Allora ragazzi, basta, perché tanto più di qui non vado, è inutile, perché se il rasoio è a esposizione negativa, che o mi metto a pigiare come un pazzo, corro il rischio di irritarmi, o non si può andare più di così. Allora fatemi sciacquare. Non va più di così. Proviamo al lume con questo pastone, cosa viene fuori.
No, ma il sapone, ragazzi, è venuto fuori. Cucina. Lume. Non viene via con l'allume. Non viene via, ragazzi. Mamma mia. Ah, sentite va. Sembra la Nivea. Come una bomba. Via, sciacquiamoci, non viene via comunque. Fa tutto il grasso dal lume e basta. Poi ho fatto un casino oggi, la metà bastava. Avete visto? Devo fare il repoint, passava troppe volte. Bel post rasatura, bel post rasatura. Mamma mia, il sapone, ragazzi, è venuto fuori. Dai, va. Non si è sciolto nemmeno tutto quello lì, il secondo che ho messo. È rimasto molto sul fondo della ciotola. Qui l'ho sentito quando ha grattato qualcosa. Allora, facciamo qualche considerazione, ragazzi. Vabbè, sui saponi c'è poco da dire. Mischiati, ragazzi, sono venuti fuori veramente una bomba. Post rasatura non male, anche se ora che la pelle si sta asciugando la sento un po' sgrassata la pelle. Sembrava buttavo fuori tanto grasso quando ho messo l'allume, ma no, me l'ha un po' asciugata. Però il sapone, avete visto, così ha funzionato. Se fosse un sapone che vale la pena salvarlo, non è il caso di questo, non lo comprate, ragazzi, scusate, mi dispiace per il fabbricante, però quando va detto, ragazzi. Cioè il sapone, che la profumazione non ci siamo e il sapone non ci siamo per niente proprio. Cioè, se fate un sapone da barba, fate un sapone da barba. Va bene fare le cose ecologiche, quello che volete, ma qui proprio non ci siamo per niente in nessun aspetto. Però avete visto che si può salvare mettendoci un sapone magari senza odore. Allora, Eleven, tanta roba, ragazzi, questo, Cedar, vetiver e erba verde, erba dolce, sweet grass, fantastica, profumazione eccezionale. Me l'avevano raccomandato là nel gruppo, che qualcuno aveva visto che lo usano per metterlo con Ion. Come non ho l'after di questo,
Questo è Grooming Depth. Dice che questo qua un pochino ci assomiglia, però sono note diverse. Comunque ho visto che è uscito ora l'aftershave di Aion, speriamo arrivi anche in America. L'ho visto su, mi sembra Anticatura li ho visto. Comunque questo, ragazzi, è favoloso, è buonissimo veramente. Alcolico, però si asciuga subito, pelle fantastica, eccezionale. Vedete che appena faccio la rasatura, guardate come mi diventa tutta questa zona piena di brufoli. Non lo so come mai, vabbè, andiamo avanti. Allora, pennellino Goldfeller, ragazzi, lavora molto bene. L'unica cosa, ha molto becco, deve scegliere il pennellino con becco, però molto bellino. Così come lo uso io, che io non struscio in faccia, se no che spennello, va benissimo. Allora, la cartina della lametta. Carve, piastra A. Risultato. Sono a BBS? No. Sono liscio? Abbastanza. Cioè, per una rasatura giornaliera perfetto. Rasoio perfetto. Io ho un po' esagerato, ho fatto molti passaggi perché volevo vedere fin dove potevo arrivare, no? Però vedete, sulle guance, se pigio, sento il pelo, cosa che con altri rasoi, naturalmente, con esposizione magari neutra o ancora di più positiva, riesco a togliere completamente. Anche pigiando arrivo a non sentire il pelo. Qui se vado leggero non lo sento, però se pigio sento che sotto c'è il pelo. Comunque sono liscio sulle guance, però in queste zone di qua, le famose zone branchie, qui dove c'ho le curve, che è un po' più difficile, anche qua non sono assolutamente a BBS, sono abbastanza liscio, diciamo. Se faccio così con il verso del pelo non sento niente, però se vado su un contropelo si sente qualcosa. Comunque, ragazzi, la piastra A, per usarlo tutti i giorni, se vi radete tutti i giorni, sicuramente è un'ottima opzione per chi magari si trova bene con un R89, con un Muramasa o Masamune, no, Masamune, con un Federa ASD2. Siamo all'incirca a quei livelli lì come prestazioni. È un rasoio che è raro, delicato, però se cercate il BBS in tutta la faccia non ve lo consiglio. Non è che non vi consiglio il rasoio, non vi consiglio la piastra A, vi consiglio di andare su altre piastre, magari una B o una C. Se usate il rasoio radendovi tutti i giorni, o almeno un giorno sì un giorno no, e cercate il BBS. Comunque nel prossimo video proviamo la piastra B, magari usando la stessa lametta, e vediamo, non la stessa lametta questa qua, la stessa marca di lamette, e vediamo la differenza rispetto alla piastra A. Comunque, ragazzi, ottimo rasoio, fatto veramente bene. Vi dico, l'unico problema del bronzo è che diventa nero velocemente, almeno i miei. Io ho 3 piastre di bronzo, 2 cap e un manico, e una lotta a non farle diventare nero. Infatti ci metto un pochino di olio, questo qui che uso per in mano libera, la goccina appena, e ho visto che riesco a farlo durare un pochino di più prima che diventi completamente nero. L'unica cosa un pochino fastidiosa è che poi, insomma, quest'olio lo lavate il rasoio prima di usarlo. Certo, questo è che se lo lasciate fermo, perché io poi lo riutilizzo fra 3-4 mesi. Se lo usate tutti i giorni non c'è bisogno, si mantiene, asciugandolo e lavandolo si mantiene lucido il rasoio. Va bene, le lamette, ragazzi, sono fantastiche, c'è poco da dirvi. L'unica cosa, attenzione, perché come vi ho detto nel video sono un pochino più larghe delle altre lamette, meno le CAI, sicché aumentano un pochino l'esposizione nei rasoi e potrebbero essere causa di red point. Tanta roba, ragazzi, questo,
vedete l'inci, buonissima profumazione, eccezionale. Meno male ha tappato la profumazione del sapone, che è veramente una schifezza. Va bene ragazzi, allora per oggi è tutto. Questa settimana forse 3 video si fa, però come me l'avevano chiesto di provare Carve, questo qui andava provato con barba di un giorno sicuramente. Va bene, allora domani è mercoledì, vi metterò il video qua, ora è martedì, sono le 8 di sera, vado a fare una cena. Ci vediamo ragazzacci, come sempre, grazie mille.